Eccoci qua ragazzi, salve a tutti e bentornati sul canale o benvenuti per chi passa per la prima volta magari sotto questo contenuto. Il punto in casa Napoli per quanto riguarda l'infortunio di Mazzocchi. Abbiamo qualche novità sul rinnovo, non rinnovo di Alex Meret, un Raspadori che vorrebbe più spazio e giocarsi qualche carta in più, e ci ricolleghiamo ovviamente con questo alla partita col Torino vista Lazio, perché c'è anche la Coppa Italia ovviamente da considerare il 5 di dicembre, e quindi andiamo un attimo a vedere cosa sta succedendo nella totalità in casa Napoli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. E anche chi è iscritto ogni tanto una controllatina alla campanellina, se è rimasta su tutte le notifiche, comunque va data, perché talvolta YouTube tira qualche scherzo. Detto questo, partiamo dalla situazione Mazzocchi. Dopo aver accusato un fastidio muscolare al termine della gara contro la Roma, Mazzocchi si è sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha cominciato l'iter riabilitativo, dovrebbe stare fuori un mese e più. Potrebbero essere 5 settimane, forse un mese. I tempi di recupero più o meno possono essere questi, poi variano sempre in base al calciatore, alla struttura fisica, a quanto recuperi in base a un altro compagno di squadra o un avversario, un altro calciatore. Quindi sicuramente per un mese non possiamo schierare Pasquale Mazzocchi. E voi mi direte: sì, ma tanto quello Mazzocchi il campo non lo vede. Siamo tutti d'accordo che il campo non lo vede ben poco, però ci sono partite nelle quali poi al limite sei sopra di un gol, gli ultimi 10 minuti ti serve garra, ti serve agonismo, ti serve copertura. Mazzocchi comunque entra sempre sul pezzo, al di là delle finte che poi si fa da solo e si incarta con i piedi, ma noi lo vogliamo bene anche per questo, almeno dal mio punto di vista. Mazzocchi, infortunato e indisponibile. Poteva giocarsi qualche chance nella partita di Coppa Italia, ma ci arriviamo perché c'è una situazione turnover non turnover da analizzare. Meret e il rinnovo. Per quanto riguarda Meret, c'è un'opzione unilaterale da parte del Napoli per prolungare il contratto fino al 2026. Sono due le notizie inerenti al portiere. C'è l'accordo con Pastorello sulla durata del rinnovo contrattuale per una durata fino al 2027. Per quanto riguarda la parte economica non c'è ancora un accordo. In questo momento balla il 25% di differenza tra domanda e offerta, c'è un sensibile ottimismo. Il Napoli vuole andare avanti con Meret e Meret vuole continuare a giocare nel Napoli. Allora, non sappiamo quanto può essere questo 25% in più, perché le cifre che il Napoli potrebbe offrire non le conosco, non le conosciamo ancora. Sappiamo solamente che Meret comunque prende 2 milioni netti all'anno e ha un contratto, se non vado errato, cifre da calcio e finanza, a 3 milioni e 7 lordi. Sicuramente nel caso dovesse rinnovare dai 2 milioni puoi passare al 2,2, comunque si andrà un tantino al rialzo sicuramente, però poi se tirate troppo la corda anche in base a ciò che mi offri tu per prestazione e sicurezza, ecco che credo che il Napoli, Conte, dirigenza, staff e quant'altro si stiano comunque guardando intorno per quanto riguarda la situazione portiere, o meglio è quello che mi auguro, perché poi nel caso non dovesse essere Alex il portiere dell'anno prossimo, non rinnova e devi cambiare comunque tra i pali, alzare il livello non è nemmeno così semplice. Voi mi direte sì, ma trovare qualcuno più forte di Meret, ce ne sono di portieri un tantino più forti di Meret, siamo tutti d'accordo, però il portiere è come il difensore centrale, secondo me. O prendi un bel po' di soldi, li investi e chiudi la situazione portiere una volta e per tutte, altrimenti se ti rifai sempre agli investimenti 10, 12, 15 milioni, 14, e sono sempre situazioni che restano in bilico e al limite lasci il livello, magari lasci il livello lì dov'è, oppure va a finire che ti ritrovi in una situazione di, tra virgolette, di panico tra i pali, anche se
con la dirigenza e con l'allenatore che abbiamo, sicuramente non accadrà per quanto riguarda la scelta dei calciatori di brocchi e di colpi steccati. Non ce ne saranno, o poi ce ne saranno ben pochi sicuramente. Credo che sapranno benissimo cosa fare, soprattutto tra i pali. Poi vedremo se Meret rinnoverà o meno. Ci dicono che lo sapremo entro Natale, a quanto ci dicono, ma sono le stesse notizie che dicevano Kvaratskhelia rinnova entro il 31 ottobre, poi arriva a fine ottobre, passa novembre, non se ne parla più. Sono quelle cose che comunque si scrivono per, diciamo, allungare un tantino il brodo. Raspadori: voglio trovare spazio, non sono più giovane. Così in un'intervista ai canali ufficiali della Nazionale Raspadori ha reclamato un minutaggio maggiore. Nel Napoli non è praticamente mai titolare, ma molto presto potrebbe tornare ad esserlo, secondo la Repubblica. Probabilmente Jack, si legge, avrà una chance dal primo minuto giovedì in Coppa Italia contro la Lazio nella gara valida per i quarti di finale, ma ovviamente sa di dover giocare di più e continuare ad essere protagonista pure in nazionale. Allora, con calma, perché ho letto potrebbe esserci il turnover nella partita di Coppa Italia contro la Lazio e invece il blocco confermato contro il Torino, l'11 tipo di Conte. Nemmeno con il ballottaggio qua Neres che è uscito stamattina, vedremo poi 60-40, potrebbe partire Neres dal primo minuto. Credo che sia una trovata dei giornali mettere questo ballottaggio. Comunque facciamo le cose per bene in Coppa Italia, perché è una competizione che poi non voglio dire presa sotto gamba, però con scelte un tantino avventate, che possa essere anche un turnover di 2, 3, 4 calciatori al massimo, però poi va a finire che quei 4 non ti rendono in blocco, e contro la Lazio non voglio dire diventa complicata, perché non stiamo parlando sicuramente del Real Madrid, anzi del Liverpool, perché ieri sera Liverpool-Real Madrid è stata una grandissima partita. Non sarà il Liverpool, ma la Lazio sa come metterti in difficoltà, e comunque al momento sono in forma per quanto riguarda chilometri percorsi, corse, intensità della partita. Quindi molta ma molta attenzione per quanto riguarda questo match. Al di là della partita col Torino, affrontiamole sicuramente una alla volta, però quando c'è l'infrasettimanale poi è una cosa che proveremo l'anno prossimo, coppe permettendo ovviamente, posizionamento in campionato, alla quale ci dobbiamo comunque riabituare. Devi comunque dare uno sguardo alla partita che viene, cercando di gestire le forze, ma il Napoli a giugno arriverà comunque, almeno a detta di Conte. Lo scopo è portare un Napoli in avanti avendo quasi due titolarità per ruolo. Ecco che diventa fondamentale questo mercato di gennaio e quello di giugno, perché poi è vero che a gennaio colpi non se ne possono fare, difficili, li paghi comunque molto più di quanto li devi pagare, forse riesci a strappare qualche prestito, così come si è letto negli ultimi giorni per quanto riguarda Kivior. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, l'Arsenal invece vorrebbe venderli i calciatori invece che lasciarli in prestito. Comunque chi le sta facendo la panchina, dico io, no? Sta facendo la panchina. Vieni a Napoli, ti giochi un po' di partite, 6 mesi, un po' di spazio comunque lo si crea, si vede come va a finire e poi a giugno si tirano le somme. Detto questo, ci sono delle novità sullo stadio. Le novità sullo stadio io volevo affrontarle in un altro contenuto, però visto che stiamo facendo il punto della situazione su vari aspetti in casa Napoli, io vi leggo l'articolo e lo commentiamo un attimo. Perdura lo stallo tra Comune e SSC Napoli. Questa è una notizia data dal Mattino martedì. Non è arrivato ancora nessun progetto sulla scrivania del sindaco Gaetano Manfredi da parte del padrone Aurelio De Laurentiis per sostanzialmente rifare la struttura di Fuorigrotta in funzione di Euro 2032. Gli europei di calcio in condivisione con la Turchia
Napoli a oggi è fuori dall'8 delle 5 città ospitanti in quota Italia, sicure sono Roma, Milano e Torino, sponda Juventus che mette a disposizione il suo stadio. Restano 2 posti per 9 città, tra cui appunto Napoli. La settimana scorsa il ministro Abodi al riguardo è stato molto chiaro. Il tavolo di lavoro a Palazzo Chigi sugli stadi è permanente, non chiude mai. Stiamo lavorando su 9 opzioni, considerato che Roma, Milano e Torino già sono dentro e anche se le prime due hanno ancora bisogno di predisporsi meglio, quindi il passaggio su Napoli. Ci sono altre 2 città per 9 posti, ribadisce Abodi. Questa competizione tra le città è marcata sapendo che dobbiamo cercare di distribuire anche a livello territoriale le sedi che ospiteranno l'Europeo. Almeno una sede andrà al sud. Napoli deve competere sulle cose e sul tempo e di tempo a disposizione ce n'è davvero poco. La strategia. In questo contesto a Palazzo San Giacomo non nascondono le preoccupazioni, le stesse che ha Abodi, che non vuole rinunciare a Napoli, tanto che si inizia a pensare a eventuali opzioni alternative. Il governo aggiornerà la legge sugli stadi inserendo nuovi sgravi per chi metterà mano al loro rifacimento, norme che si rivolgono ai privati, ai proprietari del club, ma non solo. Punto importante perché poi nel caso una società sa che sta uscendo una nuova legge o diciamo sta cambiando qualcosina per usufruire di ulteriori sgravi fiscali, ecco che poi ti muovi dopo che è stata fatta. E se entro un tempo accettabile, che significa non più di qualche mese, in comune aspettano già da 3 anni la proposta di De Laurentiis, non si sblocca, la situazione potrebbe iniziare la caccia a uno sponsor per riqualificare il Maradona, che giova ricordarlo, necessita di lavoro che valgono tra 150 e 200 milioni. A oggi in verità dal presidente in comune stanno arrivando segnali dove si intuisce l'ipotesi di costruire per l'ennesima volta uno stadio tutto suo, ma questa volta nell'area est. A Palazzo San Giacomo aspettano la mossa del patrono e fanno filtrare che nell'area del centro direzionale non c'è posto per costruire uno stadio di calcio, mentre sul Maradona la porta del sindaco è sempre aperta. Insomma un muro contro muro dove però non è trascurabile il fatto che il municipio ci si stia guardando intorno per valutare altre ipotesi di finanziamento per lo stesso stadio Maradona. L'UEFA. Il restyling infatti dovrà tenere conto degli standard che l'UEFA richiede per ospitare simili manifestazioni, ne abbiamo già parlato in un video abbastanza tempo fa però. Il disciplinare dell'UEFA che governa il calcio europeo sulla questione degli impianti è stringente. Per il successo di un nuovo stadio o dell'ammodernamento di uno stadio esistente, si legge nel dossier UEFA, risulterà essenziale la creazione di un modello per la generazione di ricavi che renda la fattibilità del progetto indipendente dalle fortune della squadra in campo. Quindi introiti extra campo. E ancora, mentre 30 anni fa gli stadi di calcio venivano spesso progettati per essere usati anche per altri sport, la progettazione moderna enfatizza la necessità specifica del gioco. Oggi il principio generale è che la folla dovrebbe essere più vicino possibile alla linea laterale, va da sé che non ci sarebbe posto per la pista atletica. Per l'UEFA vale ancora un altro comandamento: estendere l'uso dello stadio ai giorni in cui non si svolgono le partite, per esempio fornendo strutture e attività per la comunità locale o con altri eventi come concerti, festival, eccetera, eccetera. Offrire bar, ristoranti ed altre strutture di intrattenimento che incoraggiano lo spettatore a spendere di più mentre è allo stadio. L'UEFA vuole azzuppare dalla sua, ovviamente, gestendo le situazioni stadi, plurale, così De Laurentiis non sarà nemmeno diciamo in disaccordo con questa situazione perché l'ha sempre detto e comunque per quanto riguarda il lato imprenditoriale della situazione sa benissimo che ristoranti, bar, situazioni dentro lo stadio che possono aumentare gli introiti e quant'altro sono grasso che cola, però per farlo a Maradona, al di là del progetto che si dice ancora non sia stato presentato, il comune 3 anni che aspetta, eccetera, 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 non è una cosa molto ma molto semplice. Certo, prima si inizia, prima si finisce. Staremo a vedere come andrà a finire questa telenovela che dura veramente da un bel po' e io me ne sto accorgendo soprattutto da quando ho aperto il canale un paio di anni fa. Ritorna sempre la notizia dello stadio, ritornano sempre le considerazioni tra società e comune. Arriviamo al punto che non ci si capisce più niente, però arriverà poi il giorno che dovranno mettere tutto nero su bianco nel caso si possa fare o meno. La cosa che a me
dà fastidio è che su 5 stati c'è la considerazione comunque di Abodi, almeno uno deve stare al sud. Noi vi ringraziamo per la considerazione e per l'ennesima divisione territoriale che create, perché poi la creano coloro che stanno in alto e seduti sulle poltrone. Detto questo, un abbraccio a tutti, sempre Forza Napoli, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale perché tanto domani ritorneremo e arriveremo poi a ridosso del match con il Torino, ne sapremo sicuramente di più per quanto riguarda la formazione, chi schierare, come sta il Napoli, gli ultimi allenamenti e la conferenza del mister, e quindi ci ritroveremo sul canale. Sempre Forza Napoli, ciao!